Oggi siamo alla Taverna Santa Chiara, nel cuore di Napoli, per raccontare la cucina napoletana non solo attraverso i suoi piatti, ma attraverso le storie, i ricordi e i gesti di chi ogni giorno la porta in tavola. Intervistiamo Nives Monda, proprietaria del locale, per conoscere il suo sguardo sulla tradizione gastronomica napoletana e sul valore del cibo come memoria, identità e condivisione. Questa intervista nasce per il Museo Virtuale della Dieta Mediterranea e vuole esplorare il rapporto tra cibo, territorio e dieta mediterranea. Ci racconta qual è il suo legame con questo luogo e con la Taverna Santa Chiara? Allora, per prima cosa devo dire che non sono l'unica proprietaria della taverna, ma ho altri tre soci che sono un po' l'anima insieme a me, che sono Potito, Giovanni e Antonio. E lo dico perché noi siamo effettivamente proprio un esempio di gestione familiare, anche se tra di noi non ci sono legami di parentela. Il legame con la taverna per me è un legame di vita. Io ho iniziato a fare questo lavoro 12 anni fa, dopo essere stata, diciamo, in un altro ambiente, quello consulenziale, e sostanzialmente ripreso il mio rapporto con questo quartiere dove sono poi cresciuta, dove ho studiato. È un legame forte legato anche alla comunità del luogo, alle persone che lo vivono, che sono una parte fondamentale e sono anche proprio i protagonisti della taverna, perché noi amiamo accogliere soprattutto gli abitanti, anche insieme alle persone che vengono a visitare la città, però ci piace rivolgerci soprattutto a loro. Qual è il primo ricordo che associa alla cucina napoletana? Ricordo bene mia nonna che faceva i crocchè fritti e li faceva con le patate schiacciate, prima bollite, e diciamo li lavorava a lungo in modo tale da far sì che questa pasta fosse omogenea, senza grumi. Poi ci aggiungeva l'uovo dopo anche per tenerli sodi e non farli spaccare. E questo secondo me è proprio importante, un esempio, il crocchè di come si faceva prima, come si fa oggi con la pureggia preconfezionata, che viene tutto un altro risultato, perché quello è un lavoro che diciamo attraverso la manualità si arriva a omogeneizzare la pasta. E quindi resta il sapore della patata e resta friabile. Invece con la fecola, con la purè, si fa prima, diventa però una palla gommosa. E questo diciamo, è un esempio di come purtroppo i procedimenti tradizionali, pure usando una tecnologia più avanzata, andrebbero mantenuti e non sostituiti da cose più scadenti. Com'è nata la Taverna Santa Chiara? La taverna nasce già da un ristorante che c'era qui anche da 60 anni. Noi l'abbiamo rilevata da questa persona che si chiama la signora Titina, che era un'abitante del quartiere Storica, è molto nota perché col marito Gennaro avevano creato proprio una vera e propria cantina e si chiamava però Trattoria Santa Chiara. Noi nel 2010 la signora Titina finisce diciamo, la sua attività qui, la rileviamo noi e diventa taverna, perché l'idea era di mettere al centro la storia delle taverne seicentesche, quindi luoghi di incontro in cui ci sono persone di tutti i tipi, come accadeva nel Seicento, poi è famosa ancora dopo, nel Settecento, la storia di Re Ferdinando IV che andava nelle taverne e faceva bisboccia con i poveri, no? Il Re Lazzarone lo chiamavano, ma ci piaceva l'idea che rimanesse un po' appunto un'osteria. Se dovesse descrivere la Taverna Santa Chiara a una persona che non c'è mai stata, quali immagini, profumi o sensazioni sveglierebbe? La prima cosa che io dico è la taverna è come a casa tua, perché gli spazi sono ristretti, la dimensione delle due sale da pranzo, una a piano terra e una a piano superiore, è proprio quella di una sala da pranzo familiare. E noi cerchiamo di mantenere questo tipo di convivialità. Il profumo è sicuramente quello della genovese, che è il nostro piatto di punta, che piace molto perché noi la facciamo cuocere almeno 10 ore, usiamo delle cipolle particolari, tipo la cipolla di Airola, chiaramente secondo disponibilità, che è un presidio slow food. E i colori, mi piace molto il giallo, noi abbiamo dipinto le pareti di giallo Napoli, che è un colore un po' antico, che era quello proprio dei palazzi settecenteschi, anche del Miglio d'Oro, quindi diciamo queste tre cose. Quali sono i piatti che secondo lei raccontano meglio l'anima della cucina napoletana? Allora, per me sono le polpette. La polpetta al sugo rappresenta l'unione, diciamo, sia terra e appunto animale, perché c'è la parte del pane, quindi anche la cucina di riciclo, il pane raffermo che viene messo a bagno, come si sa, con appunto la carne tritata, gli aromi della tela tipo il prezzemolo e poi nella tradizione si usano imbottire le polpette, si usa imbottire le polpette con i passi e i pinoli. L'uva passa, come sappiamo, è un prodotto che ci viene anche dalla Nord Africa, diciamo dalla tradizione mediterranea, quindi unire anche questo dolce salato, molto di
reminiscenze arabe. Secondo me il piatto che più rappresenta la cucina napoletana è la sua provenienza antica. C'è un piatto del vostro menù a cui è particolarmente legata? Perché? E allora, dopo, oltre le polpette di cui ci ho parlato, mi piace il baccalà fritto. Come lo facciamo? Perché noi l'abbiamo un po' reinventato. Gli chef, che sono Antonio e Potito, lo fanno in pastella. E questo perché il baccalà solitamente a Napoli si è sempre mangiato bollito, no? Fatto più calloso. Invece questa pastella che si mette intorno al cuore di baccalà lo rende gradevole anche per palati un po' più delicati, quindi non c'è tanto quel sapore che del baccalà è forte e viene un po' stemperato. E poi ci aggiungiamo una piccola chicca della cipolla caramellata al centro, che viene fatta sostanzialmente cuocere questa cipolla all'interno, cioè dentro, dentro il vino, dell'aglianico con lo zucchero, diventa una riduzione. Quindi si può giocare. Chiaramente noi non lo mettiamo sul pezzo di baccalà, la mettiamo al centro, quindi chi vuole può decidere di assaggiarlo assoluto oppure con questo contrasto dolce-salato. Secondo lei cosa rende davvero napoletano un piatto? Gli ingredienti, il gesto, la convivialità o la memoria che custodisce? Ma un po' tutto questo. Secondo me sicuramente la memoria è fondamentale. Ma direi di più, a me non piace parlare di identità napoletana perché l'identità è una cosa che sembra esclusiva, no? Dice io sono questo, non sono come te, oppure tu non sei come me. Di questi tempi sono discorsi a cui fare un po' attenzione. A me piace più parlare appunto di provenienza, di collegamento col territorio, quella è la vera identità. Quindi noi dobbiamo mantenere il prodotto locale. Infatti noi siamo un'osteria solo food e usiamo prodotti solo locali. Oltre il 95% del nostro approvvigionamento viene da piccoli produttori ed è così che si mantiene l'identità di un luogo, usando le cose che quel luogo produce, quindi mantenendo una connessione forte tra chi consuma e chi appunto produce quella, quindi anche tra la città e la campagna, tra le persone che vivono in ambienti urbani e le persone che vivono in ambienti, diciamo, rurali. Questo secondo me è l'identità. Quando sente parlare di dieta mediterranea, qual è la prima immagine che le viene in mente? Pasta e fagioli, oppure zuppa di fagioli. Noi facciamo molto la zuppa di fagioli e scarole, per la quale abbiamo vinto anche un premio con Slow Food lo scorso anno come migliore interpretazione dei legumi in una zuppa. E questi piatti sono proprio quelli che appunto sono identitari ma sono inclusivi, perché la zuppa di fagioli e scarole va bene veramente per tutte le persone, va bene per chi non può mangiare glutine, va bene per chi è vegano, perché chiaramente è vegetariano e soprattutto un piatto proteico a bassa caloria, perché oggi è importante anche questo, la tradizione secondo me va rinnovata facendo in modo da ricordare che noi non possiamo mangiare più le cose come le mangiavamo prima. Per esempio l'uso dello strutto al quale noi siamo ancora affezionati, però anche per un problema di sfruttamento animale, ma anche di colesterolo, obiettivamente non è più fattibile come era prima. Prima si faceva perché c'era la fame, quindi lo strutto diventava un ingrediente, un nutriente fondamentale per persone che facevano diete povere, ma oggi che non abbiamo questo problema lo sostituiamo tranquillamente con l'olio extravergine d'oliva che è un'ottima sostituzione. In che modo la cucina della taverna riflette i valori della dieta mediterranea come stagionalità, semplicità e condivisione? Come dicevo prima, noi facciamo tutto in base alla stagionalità e alla territorialità. Nella zuppa di fagioli e scarole, che rigorosamente cuciniamo solo quando c'è il tipo di scarola, la scarola in realtà nei nostri territori c'è un po' tutto l'anno, però noi preferiamo farla chiaramente nelle stagioni più invernali e autunnali, perché poi è una zuppa, e quindi usiamo la scarola locale, ma soprattutto usiamo il fagiolo dente di morto di Acerra, che è un presidio slow food, ed è un fagiolo che stava sparendo, sostituito da fagioli, diciamo, di tipo cosiddetti americani. Il nostro fagiolo tipico della questa regione, questa parte della regione Campania, è un fagiolo cannellino bianco a pasta molto soda che però si scioglie e diventa cremoso, perché così si fa la pasta e fagioli a Napoli, a differenza di altri luoghi dove i legumi si consumano molto sodi, no? Che non si rompono. Da noi la pasta e fagioli deve essere cremosa, così come la zuppa, e quindi per noi questo significa mantenere il contatto con la dieta mediterranea. Lo facciamo ogni giorno con ingredienti freschi che ci vengono portati appunto quotidianamente dai produttori. Oggi è più difficile custodire la tradizione o reinterpretarla senza tradirla?
Ma secondo me questi sono falsi miti perché in realtà la tradizione è una cosa viva. Se si finisce col farla diventare un museo non va bene, come tutte le cose che vengono musealizzate. La tradizione significa tramandare, quindi tra le persone che da una generazione all'altra vogliono continuare a mantenere quei valori. Io non credo che sia difficile innovare, il problema è quando si innova in un modo che non ha nulla a che vedere con quella radice, ad esempio la pizza con l'ananas. Non ha senso, oltre che secondo me è un sapore che non si combina bene, ma perché mettere un ananas che è un frutto tropicale su una pizza che già di suo ha una caratteristica così completa? Magari ci posso aggiungere, che ne so, una papaccella, ci posso aggiungere, ma ci posso mettere pure un dolce, non lo so, faccio per un esempio per tutti. Noi facciamo ad esempio degli involtini con il capocollo e dentro ci mettiamo la pera abate. Anche quello è innovare un po', perché uno fa un dolce salato, però con dei prodotti di qua, quindi ti inventi il classico involtino, lo fai in modo differente. E la stessa cosa, diciamo, secondo me si può fare anche con i sughi, che ne so, alla genovese, la cipolla di Montorio, qualcuno sostituisce la cipolla di Tropea, perché no, secondo me è buona. A me piace più quella bianca perché si consuma differentemente, però in quel caso, per esempio, è una variazione che io posso accettare. Ci sono gesti, rituali o abitudini della tavola napoletana che oggi stiamo perdendo? Secondo me quello di mettere tavola, perché non ci sono più le tovaglie avevano un senso perché raccoglievano anche la storia del ricamo, la stiratura e la tavola diventava sfarzosa anche nelle famiglie più povere. Si tiravano fuori appunto i mesali, quelli più belli, si tiravano fuori i piatti, si tiravano i bicchieri e diventava quello un rituale anche collettivo, quello di mettere la tavola, certo caricava soprattutto sulle donne. Secondo me oggi tutti questi mise en place, anche noi purtroppo siamo costretti ad averla molto semplice, tradisce un po', che la tavola è un momento non scontato. Noi quando ci siamo a tavola diamo sempre per scontato quello che abbiamo davanti, ma non è così. E l'altra cosa secondo me che si sta perdendo è la lentezza, perché purtroppo per cucinare bene bisogna avere tempo e certo la vita frenetica non ce ne dà tanto, però poi cucinare queste cose di fretta oppure far vedere senza fare le preparazioni. A me per esempio piace l'idea che quando si entra in un ristorante si sente appunto l'odore della cipolla perché si sa che io quella genovese l'ho veramente cucinata, non è che l'ho stata preparata, congelata, ma sento dire cose molto brutte, secondo me anche per esempio nella pasta e patate alcuni appunto usano la purè di patate perché non vogliono pure le patate, però la pulizia delle patate fa parte del rituale della preparazione. È faticoso, bisogna organizzare il lavoro in modo da poterlo sostenere, però non sostituendolo con delle cose di scarto. Nella sua esperienza, quale differenza nota tra il modo di vivere il cibo dei napoletani di ieri e quello delle nuove generazioni? Da un lato le nuove generazioni sono diventate molto colte perché sono più attente a quello che mangiano avendo la possibilità di scegliere. Prima non c'era, si mangiava quello che c'era sulla tavola, si documentano. Io devo dire, noi abbiamo molti clienti giovani, intendo dire anche persone sotto i 25 anni, è molto bello vederli con quale competenza consumano. Poi però questo diventa a volte troppo una moda, è troppo legato anche un po' alla possibilità di disporre di più denaro, mentre prima le persone erano un po' più povere e forse però davano più importanza. Quindi secondo me cultura va bene, però non deve essere sofisticazione, cioè non deve essere la ricerca di quell'ingrediente spasmodica per avere quella cosa. Si può fare anche con maggiore sobrietà, cioè con maggiore, diciamo, giustizia. E in questo, secondo me, la vecchia generazione ha da trasmettere alle generazioni successive appunto l'idea che non bisogna sprecare, che si può riciclare molto del cibo come facevano appunto nelle case le donne, le mamme, e non bisogna sempre pensare che il cibo buono sia associato alla spesa, perché poi diventa fashion, e questo secondo me non va bene, anche perché finisce che, faccio un esempio, lo dicevo prima, la territorialità, se un cibo diventa di moda, poi finisce con oscurare tutti gli altri cibi. Invece deve essere importante quel cibo, soprattutto quella produzione agricola,
ma insieme deve tutelare anche le produzioni meno famose, perché sennò poi facciamo la terra bruciata, ecco, produciamo solo una cosa, diventa. E quindi bisogna continuare a fare una cosa. I giovani hanno la grande forza, con la loro conoscenza possono continuare a tutelare la biodiversità che le persone prima facevano, tutelavano senza sapere, per pratica, no? Per, diciamo, empiricamente. La cucina popolare napoletana nasce spesso dalla semplicità e dal recupero. Pensa che questo abbia ancora qualcosa da insegnare oggi? Assolutamente sì, perché noi dobbiamo renderci conto che abbiamo sfruttato l'ambiente in un modo purtroppo drammatico e in alcuni casi irreversibile. La cucina del riciclo non è solo una moda, ma deve essere un'etica, noi la pratichiamo moltissimo e deve essere anche per il rispetto di tutte le popolazioni del mondo, perché il cibo oggi più che mai va associato purtroppo anche alla fame che c'è nel mondo, alla guerra. Sappiamo ci sono luoghi del mondo dove le persone vengono affamate, viene usato come strumento di guerra, io su questo combatto moltissimo e quindi oggi secondo me anzi le nuove generazioni hanno proprio questo obbligo per sé, perché il futuro è loro. La ringraziamo per aver condiviso con noi non solo la storia della taverna, ma anche un modo di guardare alla cucina come patrimonio vivo, fatto di ingredienti, persone, ricordi e incontri. Grazie a voi.